Benvenuti sul mio canale Naviganti del Tubo Magico. Immaginate un gioco antico sviluppatosi nel cuore del Giappone, dove ogni mossa è una danza tra strategia e intuizione, un campo di battaglia elegante dove i pezzi non muoiono, ma tornano a combattere sotto nuove bandiere, paracadutandosi. E una partita può durare da pochi minuti fino a 10 ore. Li chiamano scacchi giapponesi, ma il loro nome originale è shogi, il gioco dei generali, dei samurai, dei pensatori. In questo viaggio ti porteremo dentro un mondo dove la mente è la tua arma più affilata. Scoprirai regole sorprendenti, tattiche geniali e il fascino di una tradizione millenaria che ancora oggi incanta milioni di giocatori. Pronti a partire? Non dimenticare di mettere like, di iscriverti al canale se il video sarà di tuo gusto e di cliccare sulla campanellina per non perderti i prossimi gustosi video. E ora andiamo! Vi prego di perdonare sin da subito la mia pronuncia giapponese. Purtroppo a scuola avevo voti bassissimi. Lo shogi è un gioco simile agli scacchi che ha origini antichissime, ma la sua forma moderna, quella usata ancora oggi, si sviluppa in Giappone nel XVI secolo. Un periodo turbolento e spesso paragonato al Medioevo occidentale per la sua struttura feudale e le continue guerre interne. Siamo infatti nel periodo Sengoku, noto anche come l'epoca degli stati combattenti, dove abbiamo feudi governati dai signori della guerra, i daimyo, spesso in lotta tra loro per il potere e il territorio, e l'ascesa della classe guerriera dei samurai. Bisognerà aspettare gli inizi del XVII secolo per mettere ordine e fine alle guerre civili e all'instabilità. E questo processo sarà portato avanti da tre figure fondamentali: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Quanto mi piace pronunciare i nomi giapponesi. Quest'ultimo concluderà questo percorso nel 1603, dando inizio al shogunato Tokugawa, che governerà il paese per oltre 250 anni, dando inizio al periodo Edo, una lunga era di pace e sviluppo. Ed è proprio da questo momento che inizierà la fortuna e lo sviluppo massiccio dello shogi in tutto il paese del Sol Levante. Ma nel raccontarvi le storie e le regole di questo gioco ci faremo aiutare da un vero appassionato. Chi meglio del presidente della FIS, Federazione Italiana di Shogi. Ciao Calogero, vuoi presentarti ai nostri naviganti, dirci chi sei e com'è nata la tua passione per questo gioco? Ciao a tutti, sono Calogero, sono il presidente della Federazione Italiana di Shogi, questa qua. La mia passione per lo shogi in realtà è nata con la passione della cultura giapponese, quindi da bambino piccolo che sono un appassionato della cultura giapponese. Per lo shogi la prima volta che avevo guardato questo gioco è stato molti anni fa con questo anime Ranma e mezzo. Ma da soli, intrappolati qui dentro al buio. Ma che balconino! Allora, come si è sviluppata l'idea di creare una federazione italiana? Prima di tutto mi piacerebbe dire che la Federazione Italiana di Shogi è l'unica entità iscritta e riconosciuta legalmente in Italia. Non ci sono altre entità. I motivi per creare questa federazione è, diciamo che nel nostro paese lo shogi si gioca più o meno già da 30 anni fa, no? Solo che non c'era nessuno alla guida, perché sì, possiamo trovare i giocatori un po' dappertutto, gruppi no, il problema era che questi giocatori non sapevano cosa fare, no? Diciamo che questa mancanza di guida, di lavoro, no? Che nessuno ha mai fatto in anni, ci ha motivato a creare la Federazione Italiana di Shogi. Vuoi farci una breve introduzione storica su cos'è lo shogi e quali sono le sue origini? Lo shogi, come ho detto prima, sono gli scacchi giapponesi. Quindi,
conosciuto anche come il gioco dei generali. L'origine dello shogi è lo stesso delle altre varianti degli scacchi, no? Che sarebbe il chaturanga, che è un gioco antico indiano. Da lì sono nati tutte le varianti che si conoscono oggi, come scacchi classici che conosciamo tutti, quelli cinesi, quelli coreani, quelli thailandesi, no? Insomma, il chaturanga è un po' come l'australopiteco per tutte le specie Homo in antropologia. È l'antenato comune di tutti questi giochi che poi si sono modificati adattandosi alle culture che li hanno adottati nel corso dei secoli. Per chi se li fosse persi, ho già parlato dell'origine degli scacchi occidentali dall'antichità fino ad oggi in ben 4 video. Eccoli qua. La storia dello shogi nel Giappone si sviluppa nel periodo del shogunato Tokugawa. Sono loro, i Tokugawa, che aiutano a sviluppare e far crescere lo shogi, no? Questo perché il shogun Tokugawa, che era Ieyasu Tokugawa, era un appassionato di questo gioco, no? Quindi ha aiutato molto lo sviluppo e la crescita dello shogi in quel periodo. Esatto, nel 1611 Tokugawa Ieyasu assegna stipendi ufficiali ai giocatori di shogi e go, elevandoli al rango di artigiani di corte. E nel 1634, dopo la morte di Ohashi Sokei, gli stipendi diventano addirittura ereditari. Così sono state create delle case o scuole, se volete chiamarle così, che erano 2 le importanti. Poi sono stati creati i titoli, che era il Meijin, che era il massimo, no? Che in quel periodo lì, per molti anni, il titolo dei Meijin era passato da padre a figlio. Oggi è diverso, no? Questo fa capire quanto era ed è considerato importante lo shogu nella cultura giapponese. Poi con il periodo delle guerre e tutto quanto, lo shogi è stato sospeso, poi è riapparso. Si crea la Nihon Shogi Renmei, che sarebbe la federazione giapponese di shogi, la quale riconosce i giocatori professionisti e amatoriali giapponesi e riconosce i gruppi all'estero. Attualmente il presidente della Japan Shogi Association è Ikiyo Shimizu. Eletta nel giugno 2025, è la prima donna a ricoprire questo ruolo nei 101 anni di storia dell'associazione. Adesso andiamo ad approfondire come funziona lo shogi. Come negli scacchi occidentali parliamo di un gioco di strategia dove si affrontano 2 giocatori davanti a una scacchiera con pezzi disposti su 2 fronti, con l'obiettivo di dare scacco matto al re. E fin qui troviamo tutto molto familiare, ma lo shogi ha delle caratteristiche peculiari che lo rendono un'esperienza completamente diversa. Calogero, ci racconti quali sono le differenze fondamentali tra lo shogi e gli scacchi occidentali che credo quasi tutti conoscono? Prima partiamo dalla scacchiera, che nel caso dello shogi si chiama shogi ban, no? Ban sarebbe scacchiera per lo shogi. Ha un totale di 9x9, quindi 9 caselle per 9 caselle. Negli scacchi è di 8x8. Un'altra differenza dello shogi di scacchi sarebbe che tutti i pezzi sono identici, nel senso non c'è bianco o nero. Se i pezzi sono tutti uguali, come si distinguono? La sola differenza per capire chi è bianco e chi è nero sarà per la pedina del re. Come potete vedere, qui a fianco ha una sorta di virgoletta sopra. Questo sarebbe il re nero, e il re bianco non ce l'ha quella virgoletta, no? Sì, i pezzi si riconoscono grazie agli ideogrammi o kanji incisi, che ne indicano il tipo e l'appartenenza, ma anche dalla direzione in cui sono puntati minacciosamente verso l'avversario. No? Questa è un'altra pedina, vedete che è allungata, sono piatti. Non esiste quindi il giocatore bianco e nero, ma il giocatore che gioca per primo, sente, e il giocatore che gioca per secondo, gote, anche se non sono sicuro che la pronuncia sia esattamente così. Attenzione che le parole bianco e nero, come mi ha spiegato Calogero, sono solo modi di dire che noi occidentali usiamo per comodità. E di solito in molti set di shogi c'è un lato normale iniziale, che sarebbe il lato di colore nero, e il lato promosso. Sì, perché quando il pezzo arriva a promozione, la pedina non viene sostituita da un altro pezzo come negli scacchi occidentali, ad esempio quando il pedone diventa regina. Ma nello shogi
la pedina viene capovolta cambiando la sua natura. Adesso capirete. Poi un'altra differenza con gli scacchi è che nello shogi c'è quello che si chiama la promozione, quindi quando i nostri pezzi arrivano nella zona nemica, nella zona contraria, diventano un pezzo più forte, nel senso che, o se vogliamo chiamarlo così, da soldato diventa generale subito. Per questo anche è chiamato il gioco del generale. A differenza degli scacchi occidentali, dove possono promuovere solo i pedoni, nello shogi possono promuovere tutti i pezzi tranne il re e il generale d'oro. Ma se il pedone o guerriero diventa sempre generale d'oro, gli altri pezzi, quando arrivano a promozione, acquistano una nuova abilità che si aggiunge alle loro originarie. Ad esempio l'alfiere o kakujo, che può muoversi in diagonale come l'alfiere degli scacchi occidentali, quando arriva a promozione cambia nome in cavallo drago e ottiene, oltre alla sua abilità di muoversi in diagonale, anche quella del re, cioè di potersi muovere di una casella in tutte le direzioni. Ma vediamo l'altra grande peculiarità di questo gioco, il paracadutaggio. E una delle caratteristiche più importanti dello shogi sarebbe il paracadutaggio o il ritorno dei pezzi. Quindi negli scacchi classici abbiamo i pezzi che vengono mangiati e rimangono fuori dalle scacchiere, no? Nello shogi no, i pezzi che hai mangiato dall'altro giocatore possono ritornare a giocare e giocano per te, quindi guadagni di pezzi, no? Per dire, se abbiamo una torre, perché di solito è una sola torre che c'è ogni giocatore, mangiamo la torre dell'altro, che è un pezzo forte, adesso la facciamo ritornare e abbiamo 2 torri. Sì, avete capito bene. Un pezzo catturato all'avversario diventa un nostro pezzo che possiamo paracadutare in mezzo alla scacchiera quando è il nostro turno. Questo significa che il materiale di gioco non diminuisce mai e la pressione sul tuo avversario può essere costante. Una posizione che sembrava sicura può crollare da un momento all'altro con il paracadutaggio di un pezzo sulla scacchiera. E questa cosa mi affascina e mi incuriosisce parecchio. Calogero, come cambia la strategia del gioco sapendo che alcuni pezzi catturati possono tornare in campo? A questa domanda risponderemo nel prossimo episodio, dove concluderemo l'esplorazione di questo meraviglioso gioco. Non mancate, mi raccomando. Scrivete nei commenti se avete qualche curiosità da soddisfare e se il video vi sta piacendo. E avete messo il like? Vi siete iscritti al canale e attivato la campanellina per non perdervi i prossimi video? Questo potrebbe sembrare una minaccia, ma non è così. A voi non costa nulla, ma per me è un grandissimo aiuto. Arigato. Grazie di tutto. Munzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.